preparato la tua acqua attivatrice, la tua acqua fermentata? Se hai visto il video precedente, hai potuto vedere come io ho utilizzato dei particolari attivatori, in primis gli amenti di nocciolo, perché sono di stagione e in più soprattutto perché sono ricchissimi di lieviti e di polline. Quindi sono un ottimo starter per la preparazione del lievito madre, e l'ho affiancati ad un pezzettino di banana, a un pezzettino di mela, a qualche chicco di uva passa e a un paio di spicchi di clementina, tutti frutti veramente molto molto maturi, perché così gli avrebbero garantito la quantità di zuccheri giusti per partire con slancio. Però io sono curiosa di sapere i tuoi attivatori. Dai, scrivili nei commenti. Quindi questa che cos'è? È un'acqua fermentata, è un'acqua enzimatica, è un'acqua che ci servirà fondamentalmente ad accorciare i tempi da oggi alla tua prima pizza, logicamente lievitata con il tuo lievito madre. Quanto tempo ci è voluto affinché la mia acqua fermentata potesse avere la carica giusta per essere utilizzata? Ci sono voluti, abbiamo detto, 4 giorni, ma questo è dipeso dal grado zuccherino della frutta, a quanti lieviti erano presenti negli amenti, ma soprattutto alla temperatura ambientale. Quindi la tempistica è molto molto relativa. Adesso sulla superficie c'è una patina lattiginosa, un po' opaca, e ci sono tante piccole bollicine, quindi è pronta per essere utilizzata. Come la utilizzeremo? La utilizzeremo per fare il primissimo panetto, che poi dovrà di volta in volta essere rinfrescato fino a portare all'ottenimento di un lievito madre pronto per i primi preparati di panificazione. Come ti ho anticipato nel video precedente, noi dobbiamo coltivare i lieviti più giusti, quelli che possano produrre un'ottima quantità di anidride carbonica, anziché acido acetico o acido etilico, per esempio, che comunque si produrranno, ma saranno prodotti in quantità veramente minima, che poi si disperderanno durante la cottura del prodotto. Adesso che cosa farò? Prenderò un po' di questo liquido e lo aggiungerò a un po' di farina. In questo modo i lieviti inizieranno a cibarsi rinfresco dopo rinfresco sempre dello stesso tipo di zucchero, degli stessi tipi di zucchero, in modo tale che la riproduzione dei lieviti possa essere direzionata verso particolari famiglie, anziché prediligerne altre. Ecco perché noi avremo poi, per esempio, una produzione di anidride carbonica molto maggiore rispetto alla produzione di acido acetico. Quindi avremo ottenuto le famiglie giuste di lieviti che ci garantiranno l'elemento di scarto a noi più confacente. Ora, un altro punto importante è che tipo di farina utilizzo. La farina che dovrai preferire in questo primissimo periodo è una farina ricca di glutine. Come fai a capire se la farina che hai in casa è giusta per questo primo step? Semplicemente devi andare sulla confezione, andare sulla tabella nutrizionale e scorrere e andare a ricercare la dicitura relativa alle proteine. Se la quantità di proteine è superiore ai 12 grammi, allora è una farina che potrai utilizzare. Adesso siamo pronti per procedere. Procederò in questo modo: farò un po' di spazio al centro, su 50 grammi di farina aggiungerò mezzo cucchiaio di acqua attivatrice. Ora aggiungerò tanta acqua quanta me ne servirà per creare un buon panetto. L'aggiungerò un po' alla volta utilizzando un cucchiaio.
volevo fare una piccola precisazione. Un lievito madre, quando viene amato, coccolato, rinfrescato in modo costante, può diventare estremamente longevo, ma veramente secolare. Il primo che ho fatto e quello che utilizzo per le mie preparazioni, ha già 7 anni. Invece gli altri lieviti madre che ho preparato sono stati proprio per far vedere alle persone quanto sia semplice farlo nascere e quanta soddisfazione, quanto orgoglio c'è poi quando si inizia a sfornare. È una soddisfazione incredibile. È bene impastare per qualche minuto affinché appunto il processo di attivazione del glutine possa avvenire. Vedete? È ben impastato, è morbido, ma non lascia nessun residuo. È pronto per il suo riposo. Cosa farò adesso? Metterò il panetto in un contenitore che abbia la base più stretta rispetto alla bocca. Premerò sul fondo affinché non si creino bolle e spazi in basso e praticherò la famosa croce. Mi ricordo mia nonna quando impastava faceva sempre la croce e iniziava a muovere le labbra senza proferire parola, non si sentiva nulla. Sicuramente in quel momento stava recitando una preghiera, ma l'atto del fare la croce su un impasto non è soltanto folcloristico, perché comunque soprattutto in questi primissimi momenti la lievitazione di questo panetto può essere davvero minima e potrebbe passare del tutto inosservata. In questo modo invece i lembi del taglio, anche se ci sarà un minimo di lievitazione, tenderanno ad aprirsi e ti indicheranno che appunto una lievitazione al suo interno sta avvenendo. Fatto questo, copriamo con una pellicola alimentare e aspettiamo 24-48 ore. Con tanta probabilità la croce si aprirà, un minimo di lievitazione ci sarà stata. Comunque sia, non ti preoccupare se non è successo niente, aspetta massimo 48 ore per poi procedere al secondo step, che però vedremo nel prossimo video. Allora ciao, ti aspettiamo alla terza puntata.